Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di Halloween, lettura tarocchi su Halloween, ma soprattutto lettura tarocchi per farci vedere la verità. Allora, quando penso a Halloween mi viene in mente, io sono cresciuta con Fantozzi e Sailor Moon, cioè è il mio pane quotidiano. Mi viene in mente, sapete Mariangela, la figlia di Fantozzi? Lasciami, mostro! Ogni volta che penso a Halloween mi viene in mente questa immagine funesta di Mariangela. Lasciami, mostro! Mostro! Ecco, la caricatura di una festa così sacra, il consumismo che è stato cucito addosso, l'omologazione sistemica, e veramente lasciami mostro di Mariangela di Fantozzi. Ecco, mi viene in mente sempre quella scena lì. Sì, perché vabbè, potete trovare ovunque, no? Che cos'è Halloween, lo potete vedere, non è tanto il film horror, i travestimenti, le zucche, anzi, non è proprio quello. Ci Come tutte le cose è stata presa di mira dal Kali Yuga, dalla coscienza collettiva. È diventata una festa di carnevale, così come il Natale consumistico, no? Bene, così come la Pasqua, eccetera, eccetera. Il panettone, vabbè, senza fare nomi, avete capito. Appunto, allora parliamo oggi della vera essenza di questa festa, diamo lustro e merito a questa festa e poi facciamo una lettura di tarocchi ispirata bellissima. Halloween, sapete da dove viene la parola? Da All Hallows Eve, che significa la vigilia di tutti gli spiriti sacri. Infatti faremo una lettura alla vigilia di tutti gli spiriti sacri oggi. Cioè, le origini di questa notte, di questa festa, è molto lontana, sin dai tempi dei Celti, no? Io dei Celti non è che sono proprio ferrata sugli studi, cioè il mio, però ho masticato, diciamo che mastico bene. Diciamo che dopo aver visto Vichinghi 6 volte, penso che 6 stagioni, 6 volte, quindi immaginate, quindi penso che ho un buon curriculum per parlare dei Celti. No, sapete quanto amo quella serie Vichinghi, no? Su Netflix, la migliore in assoluto per me. Io ho imparato tantissimo con quella serie perché proprio le tradizioni, e più la vedevo, più mi si aprivano canali, intuizioni. Vabbè, l'avete vista? L'ho consigliata anche tra i film, libri, film, telefilm consigliati per aprire la coscienza, no? Lo so che molti di voi già state esultando perché state immaginando Ragnar Lodbrok, lo so già perché me l'avete scritto per email, capite quanto sono stata provata il grande amore che è stato per me Ragnar Lodbrok. Ok, quindi stiamo toccando un argomento molto delicato per me, ecco. Allora, quindi i Celti, no, celebravano il Samain, io te lo dico così come lo leggo, magari si dice in un altro modo, si chiama Samain, ecco questo è il Samain, il 31 ottobre, cioè è una delle 4 grandi feste del calendario celtico. Che cosa segna questo Samain? È il Capodanno, cioè per i Celti è il Capodanno. Cioè, come noi abbiamo il 31 dicembre, loro hanno il 31 ottobre. Ma perché il Capodanno? Perché è la fine del raccolto, cioè la fine dell'estate, l'inizio dell'inverno. Era il Capodanno proprio spirituale, cioè il mondo in cui il momento in cui il velo tra i mondi dei vivi e quello degli spiriti diventava sottile, no? Perché poi noi abbiamo Persefone che scende nel regno di Ade con l'autunno e l'inverno, no? Ok. Allora, che significa Persefone che scende nel regno di Ade? Ci si ritira all'interno e anche simbolicamente ci si ritira nelle case, simbolicamente all'interno di te, per custodire, far germogliare i tesori che poi esploderanno durante la primavera e l'estate. Ecco, per questo Capodanno e questo Samain, Samain, magari non si dice così, però io lo dico come lo leggo letteralmente, Samain, Samain, vabbè, Samain, è il momento in cui gli antenati tornano a far visita ai loro cari. È una festa di riconciliazione con l'invisibile. È un modo per dire noi vi ricordiamo, noi vi onoriamo.
voi continuate sempre a camminare con noi. E i Celti sono un popolo di sciamani, sono le tradizioni animiste, no? E quindi che cosa è successo poi nei secoli? Grazie alla Chiesa. Minuto di silenzio. Inquisizione, i pagani, le streghe, i maghi. Ecco appunto. Vabbè, nella storia, come ci racconta la storia, la Chiesa cristiana fece sua questa tradizione, no? Perché poi si mescolavano tutte le tradizioni, no? Lo sciamanesimo, l'animismo è alla base di tutte le tradizioni del mondo, tutte, perché sono le fondamenta sulla quale si erge poi l'umanità. Quindi anche l'Islam è pieno di sciamanesimo, il cristianesimo è pieno di sciamanesimo. Quindi tutto si plasma poi a quello che arrivava, ai conquistatori, no? Quindi i cristiani hanno trasformato questa festa nella vigilia di Ognissanti, che significa All Hallows Eve, da cui nasce proprio il termine Halloween, no? Era la notte dedicata ai santi, ai saggi, agli iniziati, alle anime elevate che avevano camminato sulla terra prima di noi portando compassione e luce. Quindi questa notte, nel suo senso più autentico, è una notte sacra, in cui si aprono le porte tra i mondi, si rinnova il legame con ciò che è invisibile ma reale. Questo noi non è che lo dobbiamo fare solo il 31 ottobre, cioè io faccio questi video per questi giorni, no? Di rilevanza collettiva, ufficiale, però quest'unione tra visibile e invisibile bisogna praticarla ogni giorno. Anche quando facciamo video sulla luna piena, non è che è la luna piena che ti porta quella cosa, la luna piena è uno specchio di quello che tu devi evolvere. Quindi non c'è... E ogni giorno è il lavoro. Noi facciamo questi video per queste feste che sono delle ricorrenze ufficiali anche, ma non è la festa che ti deve ricordare quello che devi fare. Quindi è un modo, anche perché l'energia collettiva si focalizza anche su quello, e siccome noi siamo tutti uniti, è un momento propizio per rinnovare i voti, mi verrebbe da dire, rinnovare i voti con i nostri avi, con gli spiriti. Però oggi si è trasformata, come tutte le feste, siamo nel Kali Yuga, in una festa commerciale, no? In un rito di consumo, travestito da gioco, maschere zombie, no? E come proprio il mondo moderno ha sostituito il sacro con il superfluo, il superficiale, il mistero con la spettacolarità, no? E quindi in questo senso Halloween diventa lo specchio perfetto del tempo che stiamo vivendo, il Kali Yuga, cioè l'epoca più oscura dell'umanità. Oscura perché l'uomo si è allontanato dal senso del sacro, dal contatto con l'invisibile e si vive proprio immerso nel materialismo, nella distrazione, nella fretta. Ma il paradosso meraviglioso dove sta? Proprio nel momento più buio una scintilla di luce diventa visibile a tutti. E come ci insegnano le antiche scuole iniziatiche, in quest'epoca del Kali Yuga basta un istante di consapevolezza, un lampo di risveglio e l'anima si illumina come non avrebbe potuto fare in nessun'altra era. Boom, velocissimo. Questo ve lo dico sempre, perché quando l'oscurità è totale, la luce che si accende risplende con forza immediata. E quindi questa notte, la notte di Halloween, deve ritornare a essere un'occasione per ascoltare gli spiriti sacri, per ricordare, ehm, per ricordarci e ricordare chi siamo e da dove veniamo, alleandoci sempre di più ai nostri avi, ai nostri antenati, agli spiriti della natura che abitano con noi, in noi, e quindi dobbiamo usarla per riconnetterci al sacro, onorare gli spiriti dei maestri, dei nostri antenati e permettere a quella scintilla di coscienza di accendersi dentro di noi, adesso, proprio nel buio del tempo presente. E allora oggi andiamo a riscoprire la vera essenza di questa notte, che è quella della memoria, è quella della presenza, è quella del risveglio. Perché nella vigilia di tutti i santi spiriti, nel cuore del Kali Yuga,
la luce dell'anima che si accende anche solo per un istante diventa faro per il mondo intero. E quindi andremo a vedere oggi il velo che si solleva, cioè ciò che stiamo lasciando andare con l'arrivo di questa notte, cosa sta morendo in te perché tu possa rinascere nella tua verità. Andiamo a vedere lo spirito che ci visita, un antenato, un maestro, una guida, che spesso si presenta come un sogno, cioè puoi fare un sogno e sai che tutti i sogni sono immagini e uno spirito, un maestro che ti guida, no? Oppure un'intuizione improvvisa. E quello rivela la presenza sacra che ci accompagna, quindi quale spirito mi parla in questa notte, cosa vuole ricordarmi? Poi andiamo a vedere la prova del fuoco, cioè il confronto con l'oscurità. L'oscurità che spaventa. E non si tratta di combatterla, ma di illuminarla. Questa carta, quando andiamo a vedere questa carta, mostrerà dove la tua luce sta cercando di aprirsi un varco nel mondo. L'oscurità va benedetta, è l'anima nera, è l'anima selvaggia che va fatta emergere, per forza, o sì, o sì. Come vi ho spiegato nel rituale erotico della Kundalini, l'anima nera va onorata, perché è dove sono custoditi i tuoi più grandi talenti, che la tua mente razionale, affinché si potesse costruire un ego, un io, ha dovuto rimuovere quei talenti e quelle capacità. Perché sono forze troppo potenti affinché tu possa rimanere vittima. Se tu estrai quei talenti, non sei più vittima, sei creatore. Ok. Poi andiamo a vedere la scintilla divina, cioè il risveglio istantaneo. Qual è la tua scintilla? Quale dono sei chiamata a portare nel mondo ora? E poi andiamo a vedere l'alleanza dei mondi, cioè la riconciliazione, il ritorno al sacro, all'unione fra visibile e invisibile, no? Ed è con questa carta che comprendiamo che il mondo spirituale, il mondo invisibile non è altrove, ma è qui, nel quotidiano, in ogni gesto, in ogni sguardo, in ogni respiro. È la pace tra i mondi. Questa carta ci mostrerà come incarnare la luce che abbiamo acceso, come puoi onorare quindi i tuoi spiriti sacri ogni giorno, trasformando la tua vita in un rito d'amore. Per fare questa bellissima stesa, io voglio onorare la tradizione da cui viene tutto questo, no? La tradizione da cui poi la cristianità ha preso spunto, che poi il giorno di Ognissanti era a maggio, poi ci fu un papa, se non sbaglio, che la mise quando il paganesimo e la cristianità si fusero il giorno del 31 ottobre, ma non mi ricordo bene a livello cronologico. Utilizzerò i magnifici tarocchi di Laura Tuan, i tarocchi celtici. Questi tarocchi, con il libro annesso, che adesso vi leggerò alcune parti, sono un capolavoro. Saluto la mia cara amica Laura, stupenda e straordinaria, è una grande sciamana che ha fatto un lavoro straordinario. Questo piccolo cofanetto è un lavoro straordinario. C'è una ricerca, c'è un lavoro certosino su quello che possiamo avere dai Celti, ma è veramente un'opera d'arte. Questo lavoro straordinario è un'opera d'arte. Non sono molto espertissima nel leggerli tutti questi tarocchi, tant'è che oggi metteremo i tarocchi, gli arcani maggiori. Gli arcani maggiori metteremo gli arcani minori invece in questo mazzo non sono come i nostri, abbiamo le spade, abbiamo le mazze, stavo dicendo, spade, denari, madonna è tardissimo, mi sto, dei semi volevo dire, non, so, non sono come i nostri, ma ci sono le erbe, le piante, le erbe, cioè è stato fatto da Laura, veramente, io la ringrazio per quest'opera straordinaria che ha donato a tutti noi. E poi il libretto, è proprio un viaggio, è un racconto straordinario. Cioè, è condensato qua dentro una grandissima opera di conoscenza iniziatica, perché magari si parte da qui per approfondire il linguaggio celtico, che ha fatto Laura. Straordinario veramente. Allora, io voglio leggervi prima delle curiosità bellissime. Quindi, per nutrire l'anima, no? Di quello che dice Laura,
Onoriamo questa festa da dove anche le origini, no? Allora, infatti qua dice, se è vero che dal punto di vista storico oggi non rimane moltissimo, lo spirito celtico, inteso come concezione della natura e della vita, aleggia invece indisturbato tra le ombre dei boschi, i salti d'acqua dei ruscelli, le grotte, gli anfratti e le radici nodose. Quello celtico è un mondo fatato, popolato di creature fantastiche, più o meno amabili, più o meno gentili, ma sempre e comunque eroiche. Gli antichi dei, i mitici Tuatha, Denan, vinti dal popolo dei Milesi ed esiliati in un'altra dimensione, la controparte sottile e arcaica del mondo reale in continua trasformazione. Osservati attraverso lo sguardo incantato di un bambino che non abbia ancora sviluppato le barriere razionali, prigione della fantasia, ogni pietra, ogni cumulo di rovine coperte di edera si trasformano all'istante in una reggia festosa, dove gli eroi conversano attorno a lunghe tavole imbandite, gli dei combattono le loro battaglie, i morti interagiscono coi vivi e a primavera, con risveglio vegetativo, tornano a incarnarsi mentre un popolo minuto e laborioso, che sono le ninfe, gli gnomi, gli elfi, le fate, confabula tra i fiori, architetta tiri mancini, parteggia per qualcuno a discapito di un altro, tesse insomma con un filo impalpabile le trame del destino. Il primo requisito per poter accedere ai tarocchi celtici, dove gli dei, le piante, gli spiriti della natura, gli animali, gli uccelli, i simboli si rincorrono e si intrecciano in una fittissima trama di ombre e di luci, è quello di ripulirsi gli occhi, di lavarli con una secchiata di latte, come ebbe a scrivere il poeta danese Hans Christian Andersen nella fiaba del piccolo elfo. I tarocchi sono finestre sull'invisibile e ciascuno dei 78 arcani, 22 maggiori e 56 minori come nel mazzo tradizionale, concentra in sé una miriade di simboli, di colori, di personaggi, di oggetti, insomma di induzioni che gli aiutano a staccarsi lentamente dal piano materiale per librare come farfalle nella dimensione sottile in cui abitano gli antichi druidi, gli dei, gli gnomi, gli spiriti. Allora diviene facilissimo allontanarsi dal sentiero della ragione, per imboccare quello più incerto, ma infinitamente più intrigante, dell'intuizione, che non conosce limiti di spazio e di tempo. Lo stesso percorso qualche migliaio di anni fa dai druidi, dai vati. I druidi erano come le figure di riferimento spirituali dei Celti. Dai poeti ai suonatori d'arpa, dal mitico Merlino all'astuta Viviana e dal candido Galad che riuscì a trovare il vaso del Graal, il suo cuore. Poi, mi sto leggendo queste parti perché entri proprio in un mondo meraviglioso con questo mazzo. E vi voglio leggere sul tempo circolare. Io vi dico sempre: il tempo non è lineare, passato, presente e futuro. Il tempo è circolare, in natura, è per l'anima, che è natura. Cioè, tutto accade adesso, non c'è un inizio e una fine, ma tutto è in continuo movimento. Esiste solo un eterno presente. Secondo gli attuali schemi di pensiero, immaginiamo il tempo come una sequenza lineare, una serie di date progressive. Il tempo celtico seguiva invece un andamento circolare. E io aggiungo, come in natura il tempo è circolare, come gli sciamani e come gli animisti. Come è la verità, insomma. Come quello di un anello oppure di un serpente che si morde la coda, scandito da un periodico ritorno alle stesse posizioni. La luna, con il suo ciclico sparire e ricomparire, con il suo aspetto luminoso e oscuro a seconda della fase, suggeriva un'idea di morte, di un al di là a cui poter fare ritorno. Come diceva Plinio il Vecchio, toccava infatti proprio alla luna, non al sole, che era suo subordinato, scandire il tempo e determinare l'inizio del mese, dell'anno e del secolo, che aveva una durata di 30 anni. La lunazione però non prendeva avvio nel novilunio, quando la luna è invisibile, ma 6 giorni dopo, quando la falce quasi al primo quarto si manifesta perché, sempre secondo Plinio, in tale giorno la luna ha sempre abbastanza forza e non è a mezzo, cioè piena. Quindi queste sono società matriarcali, no? Matricentriche, no? Soprattutto perché
come i vichinghi, come i Maya, davano soprattutto valore alla parte più oscura, al femminile, alla morte stessa. Quello che noi dobbiamo fare oggi è in medio stat virtus, no? Ribilanciare. Tant'è che i vichinghi, per esempio, erano felici di andare in battaglia perché potevano morire vittoriosi o comunque da combattenti, perché volevano farsi vedere dal dio Odino fieri in battaglia, cioè era una vergogna morire di vecchiaia, ma dovevano morire in battaglia. E quindi, oppure i Maya, no? Il gioco della palla, in queste società matricentriche, quando qualcuno vinceva il gioco della palla, per i Maya, avevano in premio, chi vinceva aveva in premio la morte. Quindi capite che anche lì, no? Giusto o sbagliato, quando diciamo giusto o sbagliato, secondo quale morale? La morale patricentrica? La morale matricentrica? Noi dobbiamo andare al di là della morale. Cioè dobbiamo trascendere bene e male. Mi spiego? Ecco perché affidarsi agli eventi, che non sono né giusto né sbagliato né meglio né peggio. Dobbiamo trascendere il giudizio. Continuiamo. Allora, secondo Cesare, i Celti non calcolano il tempo contando i giorni, ma le notti. Era perciò il tramonto e non l'alba il momento iniziale della giornata, cioè iniziava la giornata al tramonto. Ed è per questa ragione che ancora oggi nella tradizione popolare la vigilia delle grandi festività come il Natale, il Capodanno, ogni Santi e il Calend di Maggio è più importante della festa stessa, perché il giorno iniziava al tramonto. Anteponendo per importanza la notte al giorno, la luna al sole, la luna era più importante del sole, e il buio alla luce, il buio era più importante della luce, diventa quindi logico fare iniziare l'anno a novembre, nel cuore della stagione più oscura. Ok. Poi, cos'altro volevo leggere come curiosità? Sì. Queste sono le feste celtiche, no? Le due metà dell'anno celtico, una chiara e l'altra scura, erano dunque scandite da due festività principali, rispettivamente Samhain, quella che andiamo a vedere oggi, l'Halloween, e Beltane, che inizialmente corrispondevano grossomodo all'8 novembre e al 6 maggio, e che pare siano state uniformate solo più tardi alle date che conosciamo come il 1 novembre e il 1 maggio. Le altre due feste, Imbolc, 1 febbraio, che segna l'inizio della primavera, e Lughnsad, 1 agosto, che coincide con l'inizio dell'autunno, dividevano i due semestri in due parti di 3 mesi ciascuna. E siamo a 4 festività che danno il via alle 4 stagioni celtiche, con cui si aggiungono altre 4 festività rappresentate dai giorni centrali di questi periodi. Osservando però i cardini della ruota del tempo, balza subito agli occhi che queste feste si collocano esattamente a metà strada tra gli equinozi e i solstizi. I punti iniziali delle nostre stagioni, Samhain, che è Halloween, sta a mezza via tra il 22 settembre e il 21 dicembre, Imbolc tra il 21 dicembre e il 21 marzo, Beltane tra il 21 marzo e il 22 giugno e la Mass tra il 21 giugno e il 22 settembre. A partire da Samhain, che è Halloween, quello che vediamo oggi, l'anno può essere visto adesso come una ruota a 8 raggi, equidistanti l'uno dall'altro. Sono le 8 porte del tempo sacro, momenti particolari, pregnanti, diversi da tutto il resto dell'anno, perché solo nelle giornate magiche le forze maschili del cielo si uniscono a quelle femminili della terra. L'alto sposa il basso, l'aldilà si mescola con l'aldiquà e tutto il popolo dei disincarnati, cioè gli spiriti, gli dei, i morti, entra temporaneamente in comunicazione con gli uomini, a cui si svela i suoi saperi segreti. Ora, oggi facciamo Samhain. E cosa dice Laura sui Samhain? Allora, su Samhain significa riunione oppure raccolto e indica la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. Infatti il fuoco rituale, acceso e spento e nuovamente acceso l'indomani, sottolinea l'idea del Capodanno come giorno chiuso, statico, fuori dal tempo, dinamico, fuori dal tempo dinamico del divenire. Nel tempo del mito e dell'eternità che si riattualizza ogni anno durante questa festa,
hanno luogo tutti gli avvenimenti magici e leggendari che costellano la mitologia gallica e quella irlandese. Attraverso i vari rituali divinatori praticati per l'occasione, gli spiriti disincarnati, le fate, i folletti, le ninfe dei boschi che abitano una dimensione atemporale, cioè senza tempo, vedono il futuro, lo svelano ai mortali, invitandoli per di più a trascorrere un anno in loro compagnia sulla collina delle delizie chiamata Side, di cui non è facile trovare l'accesso. Occorre percorrerne 9 volte il perimetro in rigoroso silenzio a partire dal tramonto. In senso contrario agivano invece i druidi, che scrivevano messaggi per i defunti e li affidavano al fuoco, affinché bruciandoli li trasportasse con sé nell'aldilà. Con il cibo e le bevande dell'aldilà, vino, birra e idromele bevute dentro a un teschio, si banchettava ritualmente nel corso della festa, che copriva da un minimo di 3 giorni a un massimo di 6 settimane. Inoltre si compivano sacrifici per la fertilità della terra, in onore del panciuto dio Dagda e della sua sposa Morrigan. Samain, questa festa di Halloween, ricorda nella struttura e nel contenuto i Saturnali romani, celebrati in ricordo della mitica età dell'oro, con banchetti, giochi d'azzardo e un rituale di scambio di doni. Cioè, c'è una poesia straordinaria, sciamanica, dietro a questa festa. E quindi è un invito per noi a onorare i nostri antenati, gli spiriti della natura, a rispettare la natura. Noi siamo natura, a rispettare il tuo corpo, amare il tuo corpo, amare te stessa, amare te stesso. Soltanto amandoti, rispettandoti, accettandoti, puoi amare la natura e tutto il resto. Perché la natura è uno specchio, un simbolo. E allora la natura con tutti i suoi abitanti visibili e invisibili, tutte le creature visibili e invisibili. E quindi con questa bellissima introduzione poetica, un po' sognante, bellissima, andiamo a prendere adesso i tarocchi, gli arcani maggiori, dove ci sono tutte le divinità. Allora, questi li avevo sistemati qua e questi qua. Questi sono quelli minori con tutte le erbe, ma oggi voglio mettere questi. Allora, questo lo mettiamo qua, no, qua. Vediamo, allora, chiedo, tu stai riprendendo? Sì. Allora, chiedo a tutti gli spiriti sacri, al mio amante mistico, a tutti gli spiriti che ci accompagnano, di realizzare questa creazione affinché tu possa avere verità, bellezza, consapevolezza e direzione. Allora, chiedo qual è il velo che si solleva, ciò che stiamo lasciando andare, cosa sta morendo in te perché tu possa rinascere nella tua verità. Seconda carta, qual è lo spirito che ci visita? Quale spirito ti parla in questa notte, nella vigilia di tutti gli spiriti sacri? E cosa vuole ricordarti? Qual è la prova del fuoco, il confronto con l'oscurità che ti spaventa? Dove la tua anima ti chiede di accendere una luce nel buio, di riconoscere un aspetto importante? La scintilla divina. Qual è la tua scintilla? Quale dono sei chiamata o chiamato a portare nel mondo adesso? Questa carta mostrerà la fiamma che nasce proprio quando tutto sembra spento. E poi la carta che rappresenta l'alleanza dei mondi. Come puoi onorare i tuoi spiriti sacri ogni giorno trasformando la tua vita in un rito d'amore?
quindi la carta di riconciliazione tra visibile e invisibile. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa ci dicono gli spiriti in questa notte? Cosa ci diranno? Partiamo dalla prima carta, il velo che si solleva. Vediamo qual è il dio. Qua abbiamo Ogmios. Ogmios è un po' l'eremita qui, no? Ogmios, corrispondente all'arcano numero 9 dell'eremita, saggezza, profondità, eloquenza, prudenza, silenzio, frugalità. Allora, per quello che ho studiato su Ogmios, Ogmios appare qui come vecchio, no? Vecchio bardo, qua col volto segnato dalle rughe della conoscenza, no? Quello sguardo di chi ha attraversato tante stagioni. Quindi, rispetto alla domanda cosa sta morendo in te perché possa rinascere la tua verità, sai che cosa che muore in te, in noi? La parola che serve per piacere agli altri. Muore, sai cosa? Il linguaggio del compiacimento, quello che si piega, che addolcisce la verità per non disturbare, quello muore. Cioè, Ogmios ti sussurra che è tempo di dire parole che nascono dalla pancia, non dalla mente. Parole che incantano, parole che legano, che risvegliano la memoria dei mondi invisibili. Quello. Cioè la tua voce, anche se tremante, anche se sussurrata, ha il potere di trasmutare il veleno in canto. Sta morendo l'abitudine a parlare per riempire il silenzio. Sai quei silenzi imbarazzanti a volte? Ecco, e sta rinascendo la parola magica, la parola rituale, la parola che crea. Mi viene in mente un po' mio padre, ormai lo conoscete tutti, la maggior parte di voi è Gianni Sane, che non parla mai. Quando parla, dice quella parola che incanta. Allora questa carta dice: lascia che la vecchia voce muoia. La tua nuova voce è quella dell'anima e parla la lingua degli dei. Non vi leggo tutta la carta, la descrizione, ma è bellissima anche l'origine di questo dio, va bene? Adesso io vi dico il succo rispetto a quello che abbiamo chiesto. Ok. Vediamo qual è lo spirito che ti visita, che ti visiterà quella notte. Vediamo qual è. Dagda, Dagda, il dio Dagda, corrispondente al numero 10, la ruota della fortuna. Mutamento, novità, possibilità, dinamismo. Dagda è il padre degli dei, cioè colui che sa ridere di tutto perché conosce il senso nascosto di ogni cosa. È un po' così anche quello che dice nel libro, no? E Dagda ti parla per ricordarti che nulla di ciò che accade è mai fuori posto, mai. Nulla di ciò che accade è mai fuori posto. Tutto, ti dice questa carta, il dio Dagda, tutto, anche ciò che sembra rallentarti, è parte di una ruota che gira con precisione divina. Questa carta ti dice, questo dio, non temere il cambiamento, perché io sono nel fulmine che spezza e nella luce che ricompone. Vuole che tu accolga il movimento, la novità, l'imprevedibile, proprio come la danza stessa della vita. E ti dice Dagda che ogni mutamento che temi è solo una nuova via per la conoscenza. Ogni fine, ogni chiusura, ogni fine, ogni trasmutazione è un atto d'amore da parte del destino. E Dagda ti invita a vivere pienamente il tempo.
Qua Dagda sta mangiando una zuppa, un calderone. Ti invita a vivere pienamente il tempo e a mangiare la zuppa della vita con il suo enorme cucchiaio sacro. Quello che contiene insieme l'uomo e la donna, la luce e l'ombra, la gioia e il dolore. Tutto è cibo per l'anima, dice Dagda. Tutto nutre se lo benedici. Benedici gli eventi, benedici tutto. Tutto ti nutre, tutto nutrimento se lo benedici. Se lo respingi è nemico, è nefasto. Ok, vediamo la prova del fuoco. Accipicchia, questa è la stella e qua è identificata con la dea Sirona, con la civetta. Fortuna, speranza, serenità, ottimismo, amore. Allora, la prova del fuoco è l'incontro con l'anima nera, con l'anima selvaggia, con la notte, con l'oscurità. E la carta della stella nell'oscurità cosa ti insegna? Che è proprio nell'oscurità che ci sono i tuoi più grandi tesori. È proprio laddove senti la difficoltà che ci sono i tuoi più grandi doni e talenti. Allora, in questa posizione questa carta ti chiede di accendere la luce nel buio, perché nel cuore della notte Sirona posa la sua mano luminosa sulle tue ferite e ti mostra che la luce non si accende scacciando l'oscurità, ma amandola. Sono le tue emozioni più profonde quello che la tua mente giudica oscurità. La tua prova è questa: imparare a non aver paura della tristezza, del vuoto, del tempo che sembra fermo. Perché proprio lì Sirona depone le sue... Questa dea ha 3 uova, ma non me lo sto ricordando dove sta qua. Aspetta che vado a vedere un attimo. Sirona. Però non voglio sbagliarmi con le 3 uova. Ricordo che aveva 3 uova, Sirona. Che poi te le studi, però poi se non le usi da un po'. Non ce l'aveva Sirona le 3 uova. Non lo sto vedendo qua, perché ho detto 3 uova. Vabbè. Sarà stato un altro dio che mi sto confondendo con questa. Vabbè, ma continuiamo. Allora, che vi stavo dicendo? Sì, Sirona, proprio laddove tu hai più paura, ti infonde la fede, la rinascita. E ti dice che lascia che il buio ti culli, perché nel buio le stelle si accendono. Quindi questa è una luce di bellezza, di arte, di tenerezza, è una luce che guarisce perché accoglie le tue ombre, no? Non perché le vince le ombre, perché le integra e le trasforma in luce. E la civetta, vi ricordate la dea Nyx? Ecco, riguardatevi quella favola di potere. La civetta proprio è un animale totem corrispondente alla notte, ad affidarsi agli dei, affidarsi alla propria oscurità in quanto grande calderone di potenziale. E la civetta ti dice, ti ricorda, la vera visione nasce di notte, cioè nel femminile, nella magia, nel mistero. Ti dice questa carta, non cercare la soluzione, non cercare la soluzione, non far agire la mente, non cercare la soluzione a quello che stai pensando, a quello che stai sentendo, no, abbraccia la poesia del mistero e la tua anima ti rivelerà il sentiero, va bene? Sto ancora guardando questa carta e mi ricordavo che c'aveva 3 uova. Vabbè, la sto confondendo con qualcun altro. Allora, andiamo a vedere qual è la quarta, che è... Cosa abbiamo scritto quindi?
la scintilla divina, il risveglio istantaneo. Ok, allora. Cerumno, il diavolo dei tarocchi, però questo è Cerumno, l'istinto, il magnetismo. E questa carta è molto potente perché mi parla, è completamente diversa dai tarocchi tradizionali, perché qua il diavolo parla di magnetismo vero, cioè di quel potere che è dentro di te, no? È più una visione animista, dove si vedevano le forze oscure come i potenti alleati. Quindi quello che ti posso dire di Cerum, no? Che poi sta anche nella posizione tipo il Buddha qua, no? Quindi anche molto esplicativo. Ehm, è quella di i tuoi più grandi talenti sono nella tua anima nera, ok? Quindi è smettere di vedere la parte nera, la parte selvaggia, l'anima nera come un problema. Infatti qua lui è in posizione del Buddha, medita quanto è importante quella profondità, quegli abissi di cui siamo fatti. Cioè ti mostra che la tua scintilla è quella forza vitale che può accendere il mondo veramente, anche nel tempo più scuro, soprattutto nel tempo più scuro del Kali Yuga. Il tuo dono è riconnettere la tua natura selvaggia, quindi la consapevolezza di quella natura selvaggia è il divino, quindi armonizzare istinto e cuore, energia e amore. Quindi Cerumno che cosa fa? Ti invita a osare, a sentire, a incarnare la tua magia, a non temere il potere della tua passione, perché quella passione lì è luminosa ed è trasformativa. Mi spiego? Andiamo a vedere la quinta carta, l'alleanza tra i mondi. E quindi come puoi onorare, abbiamo scritto qui come puoi onorare i tuoi spiriti ogni giorno. Vediamo. Smertrios ti dice una cosa simile a Cerumno. Questa è la forza. Allora, Smertrios non uccide il serpente, ha una spada in mano, non lo uccide, ma lo doma, ok? Perché sa quanto è importante la naturalezza, la selvatichezza, ok? Quindi rispetto alla domanda come puoi onorare i tuoi spiriti sacri ogni giorno trasformando la vita in un rito d'amore, allora Smertrios ti dice che l'unione tra visibile e invisibile si manifesta attraverso la tua forza interiore e non si tratta di dominare o distruggere gli istinti, no, ma si tratta di dirigere con saggezza questi istinti. Cioè ogni giorno puoi rendere sacri i gesti più piccoli, ti dice lui, come qualsiasi cosa, ogni giorno puoi rendere sacro i gesti più piccoli e soprattutto il tuo spirito diventa un ponte tra i mondi, ti dice, tra ciò che è manifesto, ciò che è invisibile, tra te e gli spiriti sacri, cioè la vita si trasforma in un rito quotidiano, dove ogni parola, ogni passo, ogni respiro è un atto d'amore e riconciliazione. E questo cosa comporta? Comporta domare gli istinti più bassi, ma non domare con la forza della mente. Questo è il guerriero, cioè affrontare con coraggio le cose quotidiane come un grande rito d'amore ogni giorno, senza distruggere quello che la tua mente reputa banale, oppure malefico o ossessivo. È una lettura molto intensa, molto potente. Ripeto, sul libro trovate tutti i significati delle carte. Io adesso ho fatto un sunto di quello che mi ricordo attraverso questi dei. Quindi quello che ci dicono è che 5 porte si apriranno la notte del 31. Ogmios ti ha insegnato a parlare e tacere con saggezza. Dagda a muoverti nel flusso del destino. Sirona a illuminare il buio con fede. Cerumno a riconoscere e portare la tua scintilla divina. Smertrios a unire i mondi con la forza del cuore. Il coraggio di vedere visibile e invisibile, il coraggio di fare le cose quotidiane, come se fossero proprio emanazione dello spirito, delle cose piccole, coraggio di unire visibile e invisibile, onorare ogni cosa con grande coraggio. Cioè è difficile onorare con coraggio quello che alla tua mente sembra banale, questo è il senso.
ma anche la pratica ehm, eh, della bellezza della vita imperfetta, e anche la pratica del kintsugi, e, vedere quello che la tua mente reputa banale come un qualcosa di sacro. Siccome ogni cosa è espressione del divino, è questo che ti dice Smertrios, mi spiego? Quindi questa notte di Samain, cioè la notte del 31, è il richiamo della tua anima alla rinascita, è la magia del tempo oscuro che può farti vedere la luce in un solo istante. Quindi ti dice: semina con cura e la tua vita fiorirà con saggezza, bellezza e amore sacro. Sì. Comunque, per come guardiamo le cose, per come ovunque andiamo, troviamo alla base sempre un filo unico e riconoscibilissimo, che è quello del mito. E il mito su cui si fonda tutta la nostra storia di vita anche oggi, no? I miti o gli dei sono archetipi, per la psicologia si chiamano archetipi, però sono dei modelli a cui noi rifacciamo i nostri stili di vita. E quindi dove andiamo, in qualsiasi parte del mondo andiamo, qualsiasi religione abbiamo a che fare, il succo è sempre lo stesso, come vedete. Mi spiego? Facciamo adesso, facciamo questa cosa adesso. Ti accompagno in un viaggio adesso bellissimo. Siccome mi ispirano molto queste immagini, no? Ti voglio accompagnare in un viaggio bellissimo. Allora ti chiedo di chiudere gli occhi perché ti accompagno in un viaggio dove ogni divinità ti parla. Ok? Facciamo così? Chiudi gli occhi. Siamo in questa notte di Samain, nella notte in cui il velo si assottiglia, la terra respira più lentamente, gli spiriti si avvicinano, il fuoco interiore attende di essere acceso. È proprio la notte di Samain, la fine e l'inizio, il tempo in cui muore ciò che è vecchio e nasce ciò che è eterno. Cammina piano. Davanti a te si aprono 5 porte di luce e ombra. 5 divinità ti attendono, ognuna con un messaggio inciso nel cuore della notte. Nel silenzio della foresta senti il suono metallico delle catene d'oro. Un vecchio dal volto solcato ti viene incontro. È Ogmios, il dio dell'eloquenza e della saggezza. Le sue parole non fanno rumore, ma risuonano dentro di te come un canto antico. Figlio della terra e del cielo stellato, lascia morire in te le parole che non hanno anima, le promesse fatte per paura, i pensieri che non ti appartengono più. La tua voce è un ponte tra i mondi. Usala per creare, non per temere. Impara la forza del silenzio, perché solo nel silenzio nasce la parola vera. Ogmios ti libera dalle catene del dire e del pensare superfluo. Ti insegna che la parola è magia, ma è anche responsabilità. Allora porta con te solo ciò che ti nutre e lascia andare ciò che ti svuota. Il vecchio saggio ti sorride e nella sua voce senti la promessa di una nuova verità. A un certo punto senti un rombo nel cielo,
come un tuono che non fa paura. Il terreno vibra, la terra si apre e dal suo ventre emerge Dagda, il Dio buono, il Signore del tempo e del destino. Ha con sé un calderone colmo di luce e abbondanza e ti dice: figlia del destino, ricorda che tutto scorre, nulla è perduto, nulla è sprecato, ogni caduta ti ha resa più piena, ogni lacrima ha preparato il raccolto. Guarda la ruota che gira, è la vita che ti chiama a comprendere, non a controllare. L'equilibrio non si trova, l'equilibrio si danza. Dagda ti invita a fidarti del ritmo sacro dell'esistenza, lo spirito che ti visita e il fluire del tempo stesso che ti insegna a leggere il senso nascosto degli eventi. Ogni passo che hai fatto, anche il più incerto, era necessario. E poi ad un tratto la notte si fa più fredda. Un filo d'acqua scorre ai tuoi piedi e si trasforma in una luce pallida, argentea. Da quella luce emerge Sirona, la dea delle acque curative. Nei suoi occhi c'è la tenerezza di chi ha visto ogni dolore possibile e lo ha trasformato in sacro e in bellezza. Figlia della luna, accendi la tua luce anche se tremi. Non cercare la forza fuori, ma cercala dentro la ferita. Io sono l'acqua che lenisce, sono la stella che brilla anche nel cielo più cupo. Io ti dico di avere fede nella tua guarigione, perché la fede non è attesa, la fede è creazione. Sirona ti chiede di non fuggire il buio, ma di illuminarlo con la tua dolcezza. Ogni ombra che incontri non vuole distruggerti, vuole che tu l'abbracci, vuole essere redenta, vuole essere accolta. La tua luce è già un miracolo. E ad un tratto, dal profondo della terra si leva un respiro caldo e selvaggio. Le foglie si muovono e davanti a te appare Cerumno, il dio metà uomo e metà cervo. Siede nella posizione del Buddha, è calmo, ma il suo potere è immenso. E ti dice: figlio del fuoco primordiale, la tua scintilla non è piccola, è divina. Dentro di te arde la fiamma che unisce istinto e spirito, corpo e cielo, eros e preghiera. Non temere la tua forza, non nascondere la tua passione. La magia abita nel tuo cuore. Seguila e il mondo si accenderà attorno a te. Cerumno ti dona il coraggio di incarnare la tua verità più selvaggia. Nel tempo oscuro del Kali Yuga la tua scintilla accenderà interi destini. Un solo istante di consapevolezza potrà cambiare il mondo. E a un certo punto un battito profondo risuona nel petto della notte e appare Smertrios, il guerriero che doma il serpente senza distruggerlo. I suoi occhi sono fermi, la sua spada non ferisce ma purifica. E ti dice:
Figlia del coraggio, domina te stessa prima di voler cambiare il mondo. La vera forza non è nel colpire, ma nel fluire. Guarda al centro, non agli estremi. Ogni gesto può essere rito, ogni respiro può essere preghiera. Trasforma la tua vita in un atto d'amore. Smertrios ti insegna la via del cuore. Non combattere contro la tua natura, contro la tua selvatichezza. Rendila sacra. Così giorno dopo giorno diventi il ponte tra i mondi, tra il visibile e l'invisibile, tra il divino e l'umano. E tutta la tua esistenza si trasforma in un sacro rito. Cinque divinità hanno parlato questa notte. Ogmios ti ha donato la parola sacra. Dagda ti ha insegnato il ritmo del destino. Sirona ti ha acceso la fede. Cerumno ti ha risvegliato la scintilla divina. Smertrios ti ha mostrato la via del cuore. E adesso resta solo un gesto da compiere. Metti le mani sul cuore, respira e senti la fiamma viva dentro di te. Questa è la tua alleanza, il tuo ritorno al sacro e il tuo rito d'amore. Benedetta sia la tua notte, anima antica, figlia della terra e del cielo stellato. Sabbe satta sukhi hontu. Wow, ragazze mie e ragazzi, sono entrata in un... è stato bellissimo. È stato bellissimo, bellissimo. Veramente bellissimo. Abbiamo sciamanizzato tantissimo. Abbiamo ridato onore, lustro a questo giorno così importante, come lo è ogni giorno. Quindi, detto questo, mi auguro di esserci accompagnati in un ulteriore salto di consapevolezza e io concludo qui. Ti abbraccio forte forte, ringrazio Laura Tuan per questa grande opera di tarocchi celtici e appena avrò un po' più di spazio li approfondirò ancora meglio anche con i minori. E io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!